libri con un narratore originale e una focalizzazione interna totalmente sperimentale. Sto parlando di La divoratrice di Anna Jurokovic-Dato. Questo libro è ultra particolare perché tutto il punto di vista del racconto, della storia, è dal punto di vista di una ciambella. Cioè, noi entriamo all'interno della psiche di una ciambella che diventa la narratrice di tutto questo libro racconto, dal momento in cui viene posta in vetrina fino al momento in cui viene acquistata con un delivero dalla sua padrona, che sarà poi la divoratrice. La cosa più accattivante e sperimentale del racconto è che tutto è filtrato dalla mente della ciambella, ed è infatti un vero e proprio flusso di coscienza dal punto di vista della ciambella, cioè noi entriamo dentro la testa della ciambella, è come se la ciambella avesse una vera e propria psiche, e scopriamo il desiderio della ciambella di essere scelta, allo stesso tempo la paura e il terrore di essere mangiata, o come dice la ciambella stessa, di essere assassinata, e la ciambella vive questo paradosso. Sono solo la ciambella, eppure anche io ho dei desideri. La ciambella infatti vorrebbe essere tenuta in una teca di cristallo accanto a una padrona decorporeizzata, ovvero che la ammira e che non la mangia. È una ciambella colta e poco fortunata, come si definisce lei stessa. Ma non voglio passare per una ciambella ingenua, so bene che ogni ciambella è nata per essere mangiata. Della psicologia della ciambella è interessante perché noi abbiamo un vero e proprio flusso. Passiamo da momenti in cui la ciambella osserva la padrona, la divoratrice, la ragazza che l'ha comprata e che la dovrà mangiare, e fa delle riflessioni su di lei, e allo stesso tempo momenti in cui la ciambella si ricorda della sua mamma, ovvero la donna che l'ha impastata, l'ha creata, bucandola e mostrando il suo cuore di ciambella, momenti in cui si ricorda dell'industria dove è stato composto il nostro DNA, il DNA delle ciambelle. Tutto passa attraverso la ciambella. La dinamica diventa ancora più interessante quando le tendenze della ciambella si scontrano con quelle della divoratrice. Infatti da una parte abbiamo il paradosso della ciambella, che è terrorizzata nell'essere uccisa, ma allo stesso tempo ha dentro di sé il desiderio irrevocabile di essere scelta, ma il suo sogno è quello di morire perché è buona, più buona di tutto il resto delle cose. Infatti a un certo punto c'è un passaggio bellissimo in cui dice: mi avevano illusa che la mia bontà fosse stata congegnata perché il mio sacrificio potesse coincidere con una soddisfazione pura, totale, veramente riempitiva. Nessuno invece mi aveva raccontato che sarei finita ad amplificare uno stato di mancanza incolmabile, che sarei stata assassinata da un impeto autodistruttivo, il vuoto per il vuoto. È come se da una parte ci fosse questa tendenza suicida, autofagica, di autofagia della ciambella, che vuole uccidersi, essere uccisa, farsi mangiare, ma dall'altra parte abbiamo la divoratrice, che è una ragazza bulimica, che mangia tutto e di più, si abbuffa e poi vomita, e quindi non ama, non sceglie davvero con amore il cibo che sta per mangiare, e questa è la paura più grande che la ciambella sente dentro di sé. Quindi questi due impulsi autodistruttivi, quello della ciambella e quello della divoratrice, si scontrano, ed è veramente speciale e magnifico il modo in cui si mescolano queste due visioni fino a che si arriva a una vera e propria, nel momento di mangiare, a una vera e propria fusione e poi defusione, come vedrete all'interno del racconto. La bulimia come non mangiare, abbuffarsi, non come voler affermare la presenza del proprio corpo, ma per sparire, mischiare tutti i gusti per non sentirne nessuno. È un autoannullamento da tutte e due le parti, quello umano e quello ciambelloso. Per la divoratrice tutto il cibo del mondo non è che quella lettera che nell'alfabeto manca, l'unica che servirebbe per comunicare ciò di cui ho bisogno. Quindi dalla nascita alla morte abbiamo questa storia raccontata dal punto di vista di una ciambella. È fresco, appena uscito tra l'altro nel 2024, originale, molto sperimentale come tipo di focalizzazione interna, come tipo di punto di vista, come
dove porre gli occhi al narratore. Quindi sicuramente ve lo straconsiglio. Tra l'altro è un libro racconto, è molto piccolo, è molto minimalista, ma è veramente intensissimo. Mi sono totalmente innamorato della storia di questa ciambella.